Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Anche oggi eccoci qui con un nuovo video a tema Back to School. Infatti, come avrete letto dal titolo, in questo video vi farò vedere cosa c'è nel mio astuccio. Ma prima di questo vi farò anche vedere e vi consiglierò cosa mettere nel vostro astuccio se andate alle scuole medie o alle scuole superiori, dato che me l'avevate chiesto in tanti. Come al solito sono andata a scrivermi tutte le cose qui in modo che non mi dimentico di nulla e ora vi spiego in breve come sarà suddiviso questo video. Questo video è suddiviso in 4 parti. La prima parte dove faccio vedere cosa mettere nel vostro astuccio se andate alle scuole medie. Nella seconda parte vi faccio vedere cosa mettere nel vostro astuccio se andate in prima e seconda superiore. Nella terza parte vi faccio vedere cosa mettere nel vostro astuccio se andate in terza, quarta o quinta superiore. E infine nell'ultima parte vi farò vedere cosa c'è nel mio astuccio in vista del nuovo anno accademico. Direi di non perdere altro tempo e iniziare subito con il video. Iniziamo con la prima parte, dedicata alla preparazione dell'astuccio per chi va in prima, seconda o terza media, quindi le scuole medie in generale. Innanzitutto, per voi che andate alle medie vi consiglio un astuccio tipo questo dell'ISPAC, dato che ha una misura non troppo piccola ma nemmeno enorme e ha anche una forma molto semplice. Esistono tantissimi colori da cui potete scegliere. Ovviamente la prima cosa che ci deve essere assolutamente in un astuccio è la penna, che sia nera o che sia blu, quello che preferite. Vi consiglio di inserire anche una seconda penna dello stesso colore della prima, che funge da penna di scorta in caso la prima si scarichi. Successivamente avrete bisogno, secondo me, di una penna rossa. Io di solito la penna rossa la utilizzo per fare dei titoli molto semplici e veloci, che però abbiano un colore diverso dal blu o nero usato per scrivere il resto. Poi un'altra cosa che sicuramente non deve mancare in un astuccio è la matita, assieme ad una gomma da cancellare, e meglio anche se avete il temperamatite. Non servono per forza dei temperamatite enormi come quelli che spesso trovate nei negozi, ne basta semplicemente uno molto piccolo ma che almeno abbia il vasetto per i residui. Poi alle medie vi servirà sicuramente anche un righello, banalmente per materie come geometria. Una cosa che può sembrare banale ma non lo è, vi consiglio i righelli trasparenti perché almeno vedete la pagina sotto il righello, cosa che non riuscite a fare con i righelli opachi. Spesso ho avuto problemi con questa cosa, quindi ve lo dico per questo motivo. Un'altra cosa da mettere nel vostro astuccio per le medie è il bianchetto. Questo è un bianchetto a nastro, però come sapete esistono anche quelli liquidi, solo che ci mettono di più ad asciugarsi e io li ho trovati sempre piuttosto scomodi, quindi vi consiglio questi. Poi gli oggetti che non devono mancare in un astuccio sono sicuramente gli evidenziatori. Finché siete alle medie vi consiglio di portare nel vostro astuccio un massimo di 4 evidenziatori, perché altrimenti diventano tanti e spesso non vengono nemmeno usati tutti. Quindi per esperienza ve ne consiglio solo 4. In particolare potete scegliere se portarli tutti uguali, quindi tutti i colori pastello, tutti i colori neon, oppure l'ideale per variare un po', portate 2 colori pastello e 2 colori neon. Successivamente, come sapete, alle medie spesso vi danno delle schede da ritagliare, da incollare nei vostri quaderni, quindi direi che nel vostro astuccio avrete sicuramente bisogno di forbici e anche della colla stick, che se volete potete sostituirla con dello scotch, però la colla forse è più comoda. E sempre dato che alle medie avete le schede, di solito vanno anche colorate, quindi vi consiglio anche di portare delle matite colorate, oppure potete portare i pennarelli colorati, o se preferite potete portare sia pennarelli colorati che matite colorate. Con tutte queste cose il tuo astuccio per le scuole medie dovrebbe essere piuttosto completo. Passiamo ora alla prossima parte. In questa seconda parte vi farò vedere cosa mettere nel vostro astuccio se andate in prima o in seconda superiore. In questo caso l'astuccio sarà un po' simile a quello delle medie, eccetto qualche modifica che ora vedrete. Anche per l'inizio delle superiori vi consiglio lo stesso tipo di astuccio che ho consigliato per le medie, quindi un qualcosa di non troppo piccolo ma nemmeno enorme. Anche perché ricordatevi che nello zaino avrete tutti i quaderni e tutti i libri che pesano tantissimo. Ancora una volta la prima cosa che andrei a mettere nell'astuccio sono sicuramente le penne per scrivere, altrimenti a cosa serve l'astuccio? Sempre che sia nera o che sia blu, il colore che voi preferite. Anche per la prima e la seconda superiore vi consiglio di mettere una penna di scorta in caso la prima si scarichi, dato che inizierete a prendere anche più appunti delle medie e vedrete che anche la penna rossa vi tornerà nuovamente utile. Continuando sempre con le cose che non possono mancare in un astuccio, abbiamo nuovamente la matita con la gomma da cancellare e il temperamatite piccolino con vasetto. Ancora il righello, potrà sembrare inutile, però se fate ancora matematica vi servirà. Anche alle superiori potrete portare il vostro amato bianchetto, però tenete a mente che durante le verifiche non potrete mai usarlo. Quelli superiori avrete sicuramente più bisogno di evidenziatori, quindi vi consiglio di portarne quanti volete, però cercate sempre di variare un po' con le tipologie e i colori, quindi mettete un po' di colori pastello e un po' di colori neon più accesi. Poi può sembrare un po' strano, però in prima e seconda superiore è probabile che i professori vi diano ancora qualche scheda da ritagliare e incollare. Nel mio caso in prima e seconda avevo spesso
spesso le schede di inglese da mettere sul mio quaderno, quindi mi servivano spesso le forbici e ancora una volta la colla, quindi portate anche queste cose. E poi un optional che secondo me potete scegliere, non sono essenziali: abbiamo le matite colorate e i pennarelli. Io li avevo portati in prima superiore, poi non li avevo quasi mai usati, infatti li ho tolti. Con tutte queste cose il vostro astuccio per la prima e la seconda superiore dovrebbe essere piuttosto completo. Passiamo ora alla terza parte. In questa parte vi dirò cosa mettere nel vostro astuccio se andate in terza, quarta o quinta superiore. Al triennio vi sarete ormai già abituati alle scuole superiori, quindi saprete già le vostre abitudini e preferenze, perciò io vi consiglio sempre un astuccio tipo questo, però magari potete variare e prendere un qualcosa di un po' più grande, dato che ci saranno alcune cose in più nel vostro astuccio, secondo i miei consigli ovviamente. Come al solito gli appunti non si fanno da soli, quindi avrete bisogno delle penne, nera, blu, quello che preferite. Al triennio vi consiglio di tenere almeno 2 penne di scorta e non solo una, perché gli appunti che farete saranno sempre di più. Poi avrete sempre bisogno di una matita, una gomma e un temperamatite con vasetto. Poi dipende dalle vostre materie che avete al triennio, però io ho sempre avuto matematica e fisica, quindi ho tenuto righello che mi tornava utile. Poi come sempre non può mancare il bianchetto, che secondo me al triennio è meglio che sia un bianchetto di quelli a nastro per andare super veloci, perché non c'è il tempo di aspettare che il bianchetto liquido si asciughi. Poi anche qui per gli evidenziatori vi consiglio di portarne quanti volete, però al triennio secondo me è meglio portare principalmente colori neon, perché i colori più accesi e brillanti sono quelli che di solito restano più impressi nella mente e quindi rendono gli appunti e le cose da studiare un po' più comprensibili al volo. Per quanto riguarda le forbici, al triennio personalmente le schede che davano i professori non le ho più viste, quindi non ho più avuto bisogno di forbici tipo queste grandi, un po' invadenti, e mi sono convertita a delle forbici compatte, super salvaspazio, tipo questa. Sembra una penna, però ha un tappo e si apre e si utilizza così. Come vedete è fatta per tagliare cose piccole e non troppo complesse, e sì, quando vi serve ce l'avete sempre sotto mano, perché nell'astuccio vi occupa il minimo spazio. Io per esempio a volte mi sono ritrovata ad aprire le confezioni delle merende con questa. Poi passiamo ad alcune cose che nell'astuccio per le medie e per la prima e seconda superiore non vi ho consigliato, ovvero degli sticky notes, anche detti post-it, meglio se colorati. Questi al triennio vi possono tornare molto utili, soprattutto per appunti veloci e che vi devono rimanere impressi. Questi in particolare sono di MP Italia e sono molto comodi perché si richiudono così, quindi vanno all'interno dell'astuccio senza troppi problemi. E per terminare il vostro astuccio per la terza, quarta o quinta superiore, credo che questi post-it piccolini siano indispensabili. Infatti io li ho sempre usati per segnare tutte le pagine del libro che i professori trattavano a lezione, così quando arrivavo a casa non dovevo ricordarmi il numero o segnarmelo da qualche parte, perché l'avevo segnato con queste. Con queste cose il tuo astuccio per la terza, quarta o quinta superiore dovrebbe essere super completo. La lampada si sta scaricando, quindi probabilmente tra poco si spegnerà. Andiamo ora all'ultima parte. Ora vi faccio finalmente vedere come ho preparato il mio astuccio per il mio nuovo anno accademico. Premetto che al momento l'ho preparato in un determinato modo che ora vedrete, però durante il corso dell'anno potrà ovviamente cambiare in base alle mie abitudini. Se ci sarà qualche cambiamento al mio astuccio durante l'anno, vi farò qualche video aggiornamento. Innanzitutto l'astuccio che andrò ad utilizzare per quest'anno è quello che vi ho fatto vedere nell'ultimo video Back to School, ed è appunto questo astuccio grigio della Angu, non so come si dica, che ho preso da Stazione Ripal un po' di tempo fa. Infatti questo astuccio l'ho utilizzato anche durante tutta la quinta superiore. Nello scorso video, come avevate visto, qui era macchiato, però esattamente ieri l'ho lavato e l'inchiostro era a base d'acqua, quindi è andato via, quindi è tornato come nuovo. Questo astuccio quando l'avevo scelto non l'avevo scelto a caso, infatti presenta delle qualità interessanti, cioè la sua capienza si può modificare, quindi può essere un astuccio super sottile come in questo momento e quindi contenere poche cose e occupare anche poco spazio, oppure può diventare un astuccio super capiente come in questo momento, semplicemente aprendo una cerniera. Per tutta la quinta superiore è restato sempre così, quindi alla massima capienza, perché all'interno dell'astuccio ci mettevo tantissime cose, tra cui anche la calcolatrice, che solo quella occupa un po' di spazio. Io pensavo per l'anno accademico di utilizzarlo invece alla sua minima capienza, quindi nella versione super sottile. Un astuccio ovviamente possiede alcune tasche, questo nello specifico ha questa qui davanti che è aperta, oppure all'interno ha la tasca
tasca in rete con cerniera, i 5 scomparti per penne e matite e poi lo scomparto principale è quello che appunto varia come capienza, quindi può essere più piccolo o più grande in base alla cerniera esterna. Iniziando con la tasca esterna andrò ad inserire le mie amate etichette adesive. Queste etichette si trovano ormai quasi ovunque in cartoleria o al supermercato, che vado a mettere in questa tasca perché così sono super facili da prendere. Ora passiamo alle tasche interne. Nella tasca a rete con cerniera andrò a mettere le forbici compatte che avete visto prima, le ho prese un po' di tempo fa sempre su Stationery Pal. Andrò anche a mettere il righello e se durante l'anno vedo che non lo uso quasi mai lo toglierò. Poi andrò a mettere questi sticky notes colorati di MP Italia, che come avete visto prima sono richiudibili, quindi ci stanno perfettamente nella tasca. Poi devo ancora arrivare alla matita, però io ho una matita meccanica, quelle che si ricaricano con le mine, quindi ho il portamine molto piccolo che andrò a mettere nella stessa tasca a rete. Come vi ho sempre consigliato andrò ovviamente a mettere anche la mia penna di scorta. E ora la tasca a rete è finalmente completa. Ora passiamo allo scomparto per le penne. Come già vi accennavo io utilizzo la matita meccanica, quindi quella ricaricabile con le mine. Questa in particolare è una Zebra del Guard System 0.5 rosa e alla fine è una matita a tutti gli effetti, solo che è ricaricabile. Poi ovviamente per scrivere andrò ad inserire una penna. Questa è la classica Bic a inchiostro secco, quindi non a gel. Nel mio astuccio poi è sempre presente la penna rossa, perché la uso, come già vi ho detto, per fare i titoli in velocità che però abbiano un colore diverso dall'inchiostro nero. Questa in particolare è una Muji 0.5, quindi una penna a gel. Successivamente per scrivere a me piace avere anche un'alternativa a gel. Questo perché le penne a gel le trovo più comode per scrivere, infatti sono più scorrevoli. In particolare andrò ad inserire nel mio astuccio questa Pentel Energel 0.5 a inchiostro liquido, che è una delle migliori penne a gel perché si asciuga super in fretta. Per concludere lo scomparto delle penne, di solito a me piace avere una penna a inchiostro colorato, che durante l'anno può variare. Questa in particolare è una penna a inchiostro liquido con punta 0.5 di MP Italia. Lo scomparto per le penne è ora finito, passiamo allo scomparto principale. Ovviamente non può mancare il bianchetto. Questo in particolare è un bianchetto della Tombow e ha la particolarità di essere ricaricabile, quindi la sua confezione, quella grigia che vedete, resta sempre la stessa e all'interno, quando il bianchetto finisce, ho le ricariche. Successivamente nel mio astuccio ovviamente non possono mai mancare gli evidenziatori. Anche in questo caso i colori di evidenziatori all'interno del mio astuccio variano durante l'anno, o perché si scaricano o perché decido io di cambiare i colori. In questo caso mi sono preparata l'astuccio con 6 evidenziatori in totale, di cui 3 colori pastello, questi in particolare sono di MP Italia, insieme ad altri 3 colori neon, questi sono gli Unipropus Window, quindi gli evidenziatori con la finestrella trasparente. Questi sono quelli che ho ricevuto da JP Fans nello scorso video. Per concludere non mi posso dimenticare della gomma da cancellare. Il mio astuccio per il nuovo anno accademico è finalmente pronto. Così è come si presenta da pieno e chiuso. Queste erano tutte le cose che ci sono nel mio astuccio. Siamo infatti arrivati alla conclusione di questo video back to school. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere mettendo un mi piace o commentando, per me è molto importante. Vi ricordo di seguirmi su TikTok e Instagram se ancora non l'avete fatto, per non perdervi tutti i miei contenuti. Vi consiglio di dare anche un'occhiata allo scorso video back to school per non perdervelo e restate aggiornati perché ne arriveranno degli altri. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!